Buongiorno amici, allora siamo nella postazione che sto ultimando, allestendo, e da dove voglio parlarvi del TomTom Rider 50 che avevo eh, portato sul canale in unboxing a settembre, e in questi mesi ho avuto possibilità di testare e posso recensire quelli che sono i pregi e i difetti di questo prodotto. Allora, TomTom Rider 50 l'ho trovato in offerta su Amazon a settembre a 239 euro, un ottimo prezzo per il prodotto che è, ma ci sono tre tipi di TomTom. Quindi il 50 è l'entry level, ha le mappe 26 paesi europei, compresa la Svizzera, ma troviamo anche il TomTom Rider 500 che ha 49 paesi europei, oppure il TomTom Rider 550 che è quello globale, mondiale. Qui troviamo prezzi ovviamente superiori, e penso che il 550, se non erro, abbia anche la possibilità di tenere aggiornati in tempo reale traffico e autovelox, mentre qui se si vuole questo servizio si paga in abbonamento con 2 euro al mese. Ma questo l'avevo già detto nel video precedente, quindi concentriamoci su questo che è il TomTom Rider 50, che trovo assolutamente valido come prodotto perché funziona bene con il touch, sia con i guanti estivi sia con i guanti invernali, è molto pronto, lo schermo reattivo, ben leggibile anche con il sole contro, molto resistente anche ad acquazzoni. L'unica cosa, sotto l'acqua consiglio di staccare la ricarica e chiudere lo sportellino waterproof per non avere infiltrazioni spiacevoli, ma una volta tolta la ricarica e sigillato è assolutamente capace di resistere anche a grossi temporali in marcia. Bellissime le modalità di selezione percorso emozionale su 3 livelli. Praticamente quando si imposta un percorso da X a Y, che ne so, da Pavia fino al Passo Spluga, si può mettere diversi intermedi, diverse soste, si può pianificare attraverso l'app scaricabile su Android ed iOS da smartphone, e pianificare su smartphone, poi con un clic si invia al navigatore. Questa è una cosa che trovo molto utile, facile e semplice, che semplifica la vita, perché come tutti i dispositivi si comprano per migliorare il nostro tempo, la nostra esperienza, e quindi deve essere più easy possibile. Io mi trovo molto bene, pianifico il percorso sullo smartphone, lo creo, lo disfo, lo miglioro, lo cambio e poi invio le soste al TomTom, che le salva nella sua scheda praticamente dei miei percorsi, quindi possono essere salvati ma anche condivisi nella community. All'interno del navigatore si trova una lista infinita mondiale di tutti i percorsi che la gente fa, crea e condivide, quindi può essere anche interessante, ma è molto comodo l'utilizzo, cioè si imposta tutto attraverso smartphone e poi si invia al navigatore. Poi attraverso il menu si va a cercare il percorso che noi nominiamo e si è pronti a partire. Quindi un prodotto che semplifica la vita, rende facile e veloce l'utilizzo. Adesso lo sto aggiornando, come vedete sta facendo l'aggiornamento, è al 30% circa, è già una mezz'ora che gira. E inizialmente nel video postato a settembre avevo fatto l'unboxing di questo TomTom da moto, touchscreen anche con i guanti, anche i guanti invernali, quindi funziona molto bene il touch, immediato e molto reattivo. Il problema che inizialmente avevo riscontrato era il tempo d'accensione, ma con l'aggiornamento fatto ha risolto il problema. Adesso ci mette circa 10-15 secondi e gli aggiornamenti sono scaricabili senza attaccarsi a un PC, diciamo a un wifi integrato, questo navigatore che permette di collegarsi a una rete e scaricare tutti gli aggiornamenti più o meno mensilmente. Quindi si aggiorna, e con l'aggiornamento ha risolto anche il problema della tempistica di accensione, quindi un'accensione molto immediata, un touchscreen ottimo e funzionalità di primo livello. TomTom Rider è assolutamente un prodotto che consiglio, mi sono trovato benissimo in questi 3-4 mesi di utilizzo. L'unico problema che ho riscontrato è sulle strade sterrate, diciamo secondarie, off-road,
perché per il resto su strade asfaltate anche non di prim'ordine, cioè non di statali, provinciali, comunali, riesce a indicare in modo molto preciso qualsiasi percorso. Ha funzioni di opzione a seconda delle impostazioni, cioè si può impostare un percorso emozionale, scegliere su 3 livelli quante curve a trovare e affrontare nel percorso da X a Y, e spesso però nella modalità più emozionale, quindi su questi 3 livelli, sul terzo livello, si fanno strade, ci fa percorrere strade un po' troppo, diciamo, fuori dal comune. A volte ci si ritrova in mezzo a viuzze private e quindi lo sconsiglio, ecco. Tanto le strade principali conosciute sono quelle che poi tutti andiamo a percorrere, le più famose. Ci si può magari addentrare in posti un po' meno battuti, ma senza esagerare. Comunque su asfalto funziona benissimo, ha una velocità di ricalcolo immediata, Vi posso pronta, mostrare qualche e è facile dettaglio del navigatore. Quindi questo è il menu principale, cerca, per selezionare qualsiasi diciamo meta. Anche il touch e la velocità di manovra è abbastanza veloce. Percorsi emozionanti, dove con questo tasto si può selezionare da 1 a 3 cosa si sceglie, cosa si vuole diciamo adottare come metro di misura a livello di curve da un percorso A a un percorso B, quante curve vogliamo che siano presenti nel percorso, da 1 a 3. Adesso sta caricando e voilà, mi ha selezionato le curve di livello 1. Se facessi livello 3, vi faccio vedere la differenza, e mi trova un percorso molto più tortuoso rispetto al livello 1. Qui stessa cosa, possiamo selezionare da 1 a 3 l'altitudine che vogliamo raggiungere. Se impostiamo su 3, lui cerca strade di alta montagna, ed ecco che ha ricalcolato con 503 km totali, 12 ore di guida, e un percorso molto più sviluppato ad altitudini elevate. Ora torniamo indietro e qua ci sono salvati i percorsi che noi elaboriamo su smartphone attraverso l'applicazione MyDrive. Andiamo avanti, si può tornare in punti predefiniti che andiamo a impostare noi stessi, come casa, lavoro. E qui, quando si sta affrontando il percorso, troveremo le indicazioni del percorso diciamo che stiamo andando a fare. Qua c'è la possibilità di registrare il percorso, le posizioni che possiamo salvare, i parcheggi nelle vicinanze. Poi abbiamo le statistiche di viaggio di ogni percorso che andiamo a fare, e attraverso le impostazioni si può modificare anche tutto l'aspetto del display, la barra di scorrimento, zoom automatico, inquadra svolta successiva, si può scegliere se includere o meno, è molto personalizzabile. Il Bluetooth per collegare il telefono, lo smartphone o l'auricolare, diciamo, se vogliamo anche usarlo come supporto telefonico. Il wifi per gli aggiornamenti. Adesso andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti nuovi. No, è appena stato aggiornato. Le mappe, possiamo anche andare ad aggiungere mappe volendo, scaricandole da internet. MyDrive, che è l'applicazione che ci chiede la password. Si possono personalizzare gli avvisi, la possibilità di cambiare voce, diciamo, che ci istruisce durante il percorso, la sensibilità del touch, guanti sottili, senza guanti, guanti spessi, quindi è molto buona, io lo tengo nella media. E qui vabbè il sistema dove praticamente si può ripristinare il dispositivo e altre funzioni più tecniche. Questo è, diciamo, il quadro complessivo
delle principali funzioni di questo navigatore, che davvero è un ottimo prodotto. Come alloggio sulla moto l'avevo già spiegato nel video precedente, quindi il prodotto arriva a casa dotato di il RAM, la palla al quale si aggancia il supporto dove poi si va a inserire il navigatore, e si può staccare semplicemente quando ci si ferma e riporlo in uno zaino per non lasciarlo sulla moto. E questo RAM è agganciato al manubrio con due viti e due bulloni, quindi molto semplice da installare. Sta ancora aggiornando, 63%, molto lento, però erano 2 mesi circa che non facevo aggiornamenti, quindi sarà un aggiornamento abbastanza pesante. Come peso e forma è diciamo leggero, peserà intorno ai 300-400 grammi. La diagonale dello schermo è di 11 cm e c'è la possibilità di orientarlo, una volta fissato sul suo alloggio al manubrio, anche in 9/16, diciamo in questa configurazione, a seconda delle preferenze, cioè si può vedere quindi o in 16 noni o in 9/16, a seconda delle preferenze e magari degli spazi che abbiamo sul manubrio. Quindi molto duttile, oltre che sicuramente valido. Lo consiglio assolutamente, e se avete qualche domanda specifica scrivetemela nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile e con una precisione massima per quel che mi compete. Come schermate, impostazioni e connettività si può connettere appunto Bluetooth, scaricare tutte le nostre le rubriche che abbiamo sullo smartphone, passarle sul TomTom, e si può dialogare con un interfono, rispondere al telefono, fare chiamate e quant'altro, quindi è anche connettibile Bluetooth. Quando non è connesso al Bluetooth, la voce che si sente, diciamo il viva voce, ovviamente col motore acceso della moto, non è diciamo utile, conviene disattivare la voce perché tanto non si sente, ma se si collega all'interfono è molto molto valida. Ecco, attenzione, se comprate un prodotto del genere, hai tre tipi, quindi questo è il TomTom Rider 50 entry level, 26 mappe, e costa adesso su Amazon 349 euro, ma ho visto che c'è in offerta 340 euro il 550, che è quello con le mappe mondiali, quindi attenzione allo 0 o al 5 in più, fanno la differenza e spesso costano quasi uguali, quindi bisogna è bene conoscere le caratteristiche di ciò che si va a acquistare. Questo è l'entry level, il TomTom Rider 50, che dovrebbe secondo me costare sotto i 300 euro per il rapporto qualità-prezzo che offre. Per quanto riguarda le mappe off-road, chi è più orientato alla guida fuori dall'asfalto, consiglio il Garmin. Ho sentito parlare molto bene del Garmin su off-road, mentre TomTom non ha mappature così aggiornate, così profonde, che vanno a indicare anche i percorsi di strade sterrate. Su questo ambito Garmin è sicuramente un prodotto da preferire. Ad esempio c'è Garmin Zumo, non li conosco come prodotti, non ne ho mai avuti, ma da quel che sento sono anche quelli ottimi prodotti e offrono anche diciamo guida su sterrato. Costano qualcosa in più, quindi bisogna valutare poi l'utilizzo che se ne va a fare. Io personalmente resto molto più su asfalto e quindi risparmio quella 100-200 euro, non mi occorre spendere tanto di più e magari avere anche le mappe globali, mi basta quella dell'Europa occidentale. In programma già prenotati diversi weekend che quest'anno cadono molto bene. Faremo, se riusciamo, il Gran Sasso, quindi centro Italia, Castelluccio di Norcia, andremo in Trentino probabilmente, e il 2 giugno, se tutto va bene, andremo anche in Austria, Grossglockner, e andremo a visitare il castello in Baviera di Neuschwanstein. Torneremo per il Passo del Rombo, se riusciamo faremo il passo più alto dell'Austria, insomma tanta carne a fuoco, oltre alle ferie estive che stiamo programmando, probabilmente, piccolo spoiler, Giro della Sardegna, 360 gradi. Quindi restate sintonizzati sul canale,
Io spero di esservi stato utile. Se avete domande provate a farmele, rispondo sempre e cercherò di essere il più competente possibile. Vi ringrazio, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un like e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!